I capelli, specialmente lunghi, sono considerati fin dalla notte dei tempi un elemento di bellezza, sensualità e femminilità. Inoltre, capelli sani e ben curati sono sinonimo di buona salute, il che vuol dire che la persona si prende cura di sé e questo è un fattore considerato estremamente sensuale. I capelli quindi possono essere considerati un accessorio naturale, anzi possiamo tranquillamente dire che i capelli sono l'elemento più importante che influenza un total look. Nonostante però i capelli lunghi in una donna siano considerati estremamente femminili, se pensiamo alle icone del cinema che hanno anche lasciato un segno indelebile nel campo della moda, avevano tutte i capelli corti. O almeno li avevano quando sono arrivate all'apice del successo. Curioso, no? Questo perché i capelli incorniciano il viso e un taglio di capelli ben azzeccato accentua i tratti facciali, mettendo in evidenza occhi, zigomi e sorriso, cambiando notevolmente il modo in cui veniamo percepite dagli altri. Allo stesso modo, un taglio sbagliato può accentuare i difetti presenti nel viso o far sembrare addirittura sproporzionata l'intera figura. Spesso infatti sottovalutiamo di quanto un taglio o un colore di capelli possa influenzare l'immagine complessiva di un total look. Non importa se indossiamo un abito costoso o il nostro outfit migliore, se i capelli non sono ben tagliati e ben curati, il risultato sarà mediocre. Al contrario, il taglio di capelli giusto può trasformare anche il look più semplice in uno straordinario. Scegliere il taglio ed il colore di capelli giusto è quindi fondamentale non soltanto per migliorare l'aspetto fisico, ma anche per esprimere la nostra personalità e il nostro stile di vita. Non si tratta infatti solo di seguire le tendenze del momento, anzi un taglio di capelli ben scelto può aiutarci a migliorare l'autostima, definire un look e sottolineare lo stile personale. In questo video vedremo insieme come e perché un taglio di capelli influenza un total look. Quali sono le cose da tenere a mente quando si decide di cambiare taglio di capelli? Quali sono i tagli di capelli adatti ad una donna petite e a quali forme del viso si adattano meglio? Il taglio di capelli dovrebbe prima di tutto rispecchiare la personalità della persona che lo porta. Ad esempio, una persona estroversa e creativa che ama sperimentare potrebbe optare per un taglio di capelli audace dal colore intenso. Al contrario, una persona introversa, con uno stile un po' più classico, potrebbe optare per un taglio più sobrio ed elegante. È quindi importante che il taglio di capelli che scegliamo di portare sia in armonia con chi siamo e come vogliamo presentarci al mondo. Il taglio di capelli, inoltre, dovrebbe adattarsi allo stile di vita di chi lo porta. Ad esempio, una persona sempre di corsa, con uno stile di vita dinamico, potrebbe optare per un taglio di capelli pratico e che richieda poca manutenzione, mentre chi ha molto tempo a disposizione e ama essere sempre perfetta e in ordine potrebbe optare per un taglio che richieda uno styling più elaborato. Inoltre i capelli sono l'elemento chiave di un look e devono essere quindi in armonia con il resto dell'outfit. Ad esempio, un taglio corto moderno non si abbinerà bene con chi ha uno stile di abbigliamento vintage e romantico, mentre al contrario un taglio più morbido e femminile completerebbe perfettamente questo tipo di look. Per capire meglio cosa voglio dire, guardiamo insieme queste foto di Scarlett Johansson quando aveva i capelli corti. In queste foto direi che si nota perfettamente di come questo total look, taglio di capelli, vestito e make-up sono completamente slegati tra loro. Il vestito, come anche il make-up, esprimono uno stile romantico e un po' retro. Il vestito, infatti, se ci fate caso, dà un senso di morbidezza e delicatezza, mentre al contrario il taglio di capelli è troppo moderno e un po' troppo rigido e maschile rispetto a tutto il resto. Con questo tipo di vestito, volendo rimanere su un taglio corto, sarebbe stato perfetto qualcosa un po' alla Lace Taylor, morbido e sensuale. In quest'altro total look, invece, la musica cambia completamente. L'outfit moderno, asimmetrico e strutturato si sposa perfettamente con lo stile di questo taglio di capelli, creando un'estetica armonica d'insieme. Sicuramente non c'è modo migliore per ottenere un cambio di look che cambiare taglio di capelli. E questo ci fa capire di come i capelli giochino un ruolo fondamentale per definire il total look di una persona. Ma prima di fare il grande passo ci sono delle cose che dobbiamo tenere a mente e una di queste è sicuramente la forma del viso. Ovviamente ognuno è libera di scegliere lo stile di capelli che preferisce. Bisogna però essere consapevoli che non tutti i tagli di capelli si adattano a tutte le forme del viso.
Forme di viso diverse si adattano a tagli di capelli diversi. Fattori come la lunghezza e la larghezza del viso, così come anche alcune caratteristiche dominanti come ad esempio naso, zigomi e mascella, possono incidere notevolmente su quali tagli siano più adatti oppure no. Ad esempio, per chi ha un viso tondo sarebbero più adatti tagli che allungano il viso, come ad esempio i bob lunghi o quelli scalati. Per chi ha un viso quadrato, meglio tagli che ammorbidiscono gli angoli del viso, come i bob sfilati o i tagli con frange morbide. Per chi ha un viso a cuore, invece, sono più adatti quei tagli che bilanciano una fronte larga e un mento stretto, come sono ad esempio i bob con frangia. Per un viso ovale, invece, data la sua versatilità, quasi tutti i tagli si adattano a questo tipo di viso. Oltre a considerare la forma del viso, è fondamentale tenere a mente anche la texture dei capelli. La texture dei capelli può variare notevolmente da fini e lisci a spessi e ricci, ed alcuni tagli funzionano meglio su alcune texture rispetto ad altre. Quindi bisogna essere molto realistici quando si decide di optare per un taglio di capelli, cercando uno stile che si adatti alla texture naturale dei propri capelli. Ad esempio, i capelli lisci funzionano benissimo su tagli geometrici e definiti. Se si hanno capelli ondulati, meglio optare per quei tagli di capelli che aggiungono strati leggeri e ne enfatizzano il movimento. I capelli ricci invece necessitano di tagli con strati ben distribuiti per evitare l'effetto triangolo e distribuire uniformemente il volume. Inoltre, la texture dei capelli dovrebbe anche essere in armonia con lo stile di abbigliamento. Ad esempio, capelli lisci ordinati possono completare un look elegante e curato, ma allo stesso tempo trasmettono anche rigidità e severità, mentre i capelli ricci possono aggiungere un tocco di romanticismo e spontaneità, ma danno anche un senso di creatività e di libertà. Un altro fattore da non sottovalutare è sicuramente lo stile di vita. Alcuni di noi infatti preferiscono lavarsi i capelli e uscire di casa, come ad esempio me, mentre altre sono felici di passare ore ed ore ad asciugarsi e pettinarsi i capelli. Quindi pensa bene a quanto tempo sei disposto a dedicare ai tuoi capelli prima di optare per un taglio specifico. Partiamo subito con il dire che i capelli lunghi non favoriscono proprio una donna petite, per un fattore di proporzioni ed equilibrio visivo. Per non dire poi che oltretutto i capelli lunghi fanno sembrare più mature e quindi invecchiano. Ma tornando alle proporzioni, i capelli lunghi creano un disequilibrio tra la lunghezza del corpo e quella dei capelli, facendo sembrare la parte superiore del corpo e la testa più pesanti rispetto a tutto il resto del corpo, enfatizzando quindi la bassa statura. Perché i capelli lunghi tendono a tirare lo sguardo verso il basso invece di slanciare la figura. La buona notizia però è che ci sono alcuni tagli di capelli e trucchi che aiutano a sembrare più alti. Uno di questi è sicuramente il caschetto, un taglio super versatile che sta bene praticamente a tutte, soprattutto nella lunghezza che arriva oltre il mento. Inoltre un caschetto più corto dietro, più lungo sul davanti, aiuta ad ammorbidire i lineamenti del viso ed è quindi perfetto per chi ha un viso quadrato o a triangolo, ma anche per chi ha un viso tondo perché aiuta a bilanciare la rotondità del viso. Non per niente questo tipo di caschetto è quello infatti più portato perché appunto favorisce un po' tutti i visi. Il taglio pixie è sicuramente il taglio ideale per una donna petite perché mettendo in evidenza il collo slancia la figura e aiuta a sembrare più alte. Il pixie però, esponendo completamente il viso, mette estremamente in risalto i lineamenti. Bisogna quindi prestare estremamente attenzione al tipo di pixie che si sceglie e alla lunghezza. Sicuramente non è un taglio adatto per chi ha ad esempio un naso importante perché lo metterebbe ancora di più in evidenza. Per le donne più trendy invece c'è il taglio mullet, tornato molto in voga negli ultimi anni ed è praticamente una via di mezzo tra un taglio corto e un taglio lungo. Perfetto per chi ha capelli mossi o ricci, aggiungendo un tocco di personalità al look e mettendo in risalto il viso. Particolarmente adatto per chi ha un viso ovale, ma anche per chi ha un viso tondo, in quanto la struttura scalata del taglio crea un effetto di allungamento del viso. È molto adatto anche a visi quadrati o spigolosi, perché appunto questa scalatura e l'effetto mosso ammorbidisce i lineamenti del viso.
Dato il suo effetto allungante, sicuramente non è un taglio adatto per chi ha un viso lungo. Per tutte quelle donne petite, invece, che non sono disposte a rinunciare alla loro chioma fluente, il trucco per sembrare più alte è quello di aggiungere volume sulla parte superiore della testa, giocando con le acconciature, come ad esempio uno chignon oppure una coda di cavallo molto alta, come insegna Ariana Grande. Anche il colore dei capelli non è sicuramente da sottovalutare, perché ha un impatto significativo sull'aspetto totale del total look. Un colore ben scelto, infatti, in armonia con il sottotono di pelle, può illuminare il viso e mettere in risalto i lineamenti, mentre invece un colore sbagliato può farci apparire stanche e invecchiate. Ad esempio, se si ha un tono di pelle caldo, colori come biondo miele, rosso ramato e castano dorato sono ideali. Se si ha un tono di pelle freddo, invece, colori come castano cenere, biondo platino e nero blu sono perfetti per illuminare il viso. Oggi abbiamo visto come i capelli non sono un elemento da sottovalutare, ma anzi influenzano tantissimo il nostro aspetto e il modo in cui gli altri ci percepiscono. Ed è la chiave per uno stile personale che ci rispecchia. Spero quindi che questo video vi sia piaciuto, per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!